Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera, nuova settimana, 25 di settembre 2023, si riparte perché il Milan riparte a altre due partite anche questa settimana, con il Cagliari a Cagliari tra un paio di giorni e poi questa settimana si chiuderà sabato dove c'è in questo momento già Enrico Boiani contro la Lazio. Henry, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Vedete come cambia il meteo a Milano nel giro di poco. A San Siro qui da me c'è il sole, mentre a Milanello è una giornata uggiosa. Sì, Milanello freschino, temperatura gradevole, però già autunnale. Da te vedo che c'è un Sì, po' di sole. No, scherzi a parte, ma anche per darci un po' di colore, dai, alle spalle. sì. Tra l'altro tu sei, prima di iniziare, sulla torre dove io andavo sempre da bambino prima della partita. La torre tra il terzo verde e il terzo rosso. No, mi hanno messo qua, quindi dato che sono qua, vedrò se il tuo posto è ancora tutto intatto, tutto integro. Eh già. Sai chi ha il posto forse assicurato nelle prossime partite? Qualcuno di questi. Perché all'esame di Milan, scrive Gazzetta, Dadli registra Okafor vice Leao, ora Pioli prova le seconde linee. 10 giorni fondamentali anche per gli altri panchinari, cioè Jovic e Ciukwueze troveranno spazio nelle prossime 4 gare. L'allenatore rossonero deve allargare la rosa. Numero 1 nel campetto, 1 è Yassine Adli, li vedete mozzati perché non ci stavano nell'inquadratura. 1 è Adli, il 2 è Samu Ciukwueze, il 3 è Jovic e il 4 appunto è Okafor. Io partirei dall'1 perché forse è quello che Eh sì, stuzzica un po' di più, visto che dopo ne parliamo. Krunic rischia che ha finito da qui alla sosta, quindi ritornerebbe allora dopo la sosta. Allora, innanzitutto io partirei dai like che i nostri ascoltatori, i nostri amici tifosi del Milan devono mettere a questo video. Quindi mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche, fatelo qua sotto, scriveteci un commento su, insomma, il momento tra Cagliari, Verona, la Lazio, gli infortuni, insomma, diteci la vostra nei commenti, ma soprattutto mettete like che non vi costa niente, ci aiuta tantissimo. Punto numero 1. Punto Punto numero numero 2. 2, che è l'1 nella grafica di Gazzetta, è ora tocca ad lì. Posto che, secondo me, prima di arrivare ad lì, non lo so, mi aspetto di vedere qualche soluzione con Reinders o con qualcun altro, magari Musa che l'ha fatto in nazionale, al posto di Krunic, che è infortunato per almeno un mesetto. Quindi non so se vedremo pronti via contro il Cagliari a Cagliari ad lì in mediana in cabina di regia. Piola ha detto che lo sta provando da inizio anno, non lo so. Mi stupirebbe da un lato in positivo, perché vorrebbe dire che questo ragazzo finalmente ha una chance dal primo minuto in una partita di campionato e sarebbe strano, ecco. Mm. D'altra parte questi siamo a centrocampo, anche Musa comunque è arrivato a fine partita, si è accasciato un paio di volte, molto stanco, molto un po' acciaccatino. Loftus mi auguro che abbia recuperato dai crampi della partita in Champions League, però insomma siamo un pochino corti, lo sapevamo, speravamo magari di non cadere in tutti questi problemi fisici, cosa che però è accaduta e sta accadendo. Guarda, credo che potrebbero essere due le soluzioni, cioè abbiamo Cagliari, Lazio, Borussia e Genoa per chiudere la prima tranche. Poi in teoria ci sono 2 settimane di sosta che consentirebbero a Krunic di ritornare. Ora, ehm, di 4 partite o prendi una decisione, diciamo così, un vero piano B, oppure ogni volta alterni o giù di lì. Cioè, una volta magari gioca Reinders, una volta magari lo potrebbe provare con Adli, eccetera, eccetera, eccetera. In linea di massima dovremmo pensare realmente a un piano B e non a se dovesse mancare Krunic, oddio che succede, non so cosa fare, tant'è che probabilmente le abbiamo tirato un po' troppo il collo Mh. a Krunic. Quindi
tira, la corda si è spezzata. Però al di là di questo discorso, io non me lo aspetto onestamente lì a Cagliari, poi magari io mi sbaglio e al primo minuto con l'inno della Serie A è lì di fianco ai suoi compagni pronto per iniziare a giocare. Però se non lui ci deve essere qualcun altro, quindi o Reinders o Musa o basta. Sì, credo che alla fine i due delle mezzali, no, del gruppo delle mezzali che possono farlo sono Reinders e Musa, che l'hanno fatto un pochino di più, anche se Musa pardon, anche se Musa l'abbiamo forse visto quasi meglio sull'esterno, no? Un po' più largo Sì. che più al centro. Lo scopriremo mercoledì, però, cioè, raga, non so come dirlo. Se Adli con Krunic fuori un mese non trova il minimo spazio in questo ciclo di partite, mettiamo un punto, diciamo basta e a gennaio salutiamolo, perché è dannoso per lui, è deleterio per il Milan, che forse dovrebbe al posto suo prendere un vero vice Krunic, perché Adli è rimasto a fare il vice Krunic, Krunic è fuori un mese, se Adli non gioca nemmeno in questa situazione qui, basta, cioè ma basta punto a gennaio, perché è proprio non so bene la parola giusta, però è proprio buttarlo giù sto ragazzo, buttarlo giù è controproducente per tutti e non ha il minimo senso che resti, ecco, per quanto mi riguarda, cioè è rimasto, fai anche solo per 6 mesi a fare il vice Krunic in attesa di Bennacer, però se Krunic manca perché è infortunato deve giocar lui. Se anche a sto giro vediamo soluzioni interne, soluzioni con adattamenti, un po' così, per me è finita qua. Cioè, forse è finita qua di base a prescindere, però sarebbe proprio la parola fine. Io qualche pensiero su di lui ce l'ho, cioè come stiamo giocando, come abbiamo approcciato la stagione per il tipo di calcio che vogliamo proporre davanti alla difesa, io ce lo vedo un po' pochino. Nonostante io comunque lo apprezzi, perché insomma non è che ci siamo mai nascosti su Yassin, anzi a me è sempre stato un giocatore che mi incuriosiva parecchio, però vederlo in una squadra che tende un po' a allungarsi, che ha tanto campo da coprire, che a volte deve difendere il Krunic della situazione un po' da solo insieme al reparto di difesa piuttosto che alle due mezzali, eccetera. Faccio un po' fatica a inquadrarlo in questo tipo di calcio, ecco. Non che non lo possa fare il centrocampista magari davanti alla difesa in un altro tipo di calcio, nel nostro lo vedo un po' più problematico, però insomma, speriamo bene anche perché Krunic non c'è, come dice Gazzetta dello Sport, oggi fa gli esami e rischia un mesetto, quindi vuol dire che queste 4 che rimangono prima della sosta le salterebbe tutte, quindi sono anche partite importanti perché oltre Cagliari c'è Lazio e Dortmund, soprattutto Dortmund, Mm. perché devi fare punti a Dortmund, non puoi permetterti di uscire con le ossa rotte da Dortmund dopo aver pareggiato la prima in casa, perché ritrovarsi con un punto dopo 2 partite il girone di Mm. Champions diventerebbe complicatissimo e quindi bisogna ben riflettere su quelle che sono le alternative lì in mezzo. A proposito di alternative, Henry, di Krunic magari parliamo dopo nel talk, perché sto settembre di Krunic è un leitmotiv delle nostre stagioni. Chiudiamo con questa, cioè con Chukwueze, Okafor e Jovic. Ora, Sì, Pulisic ha fatto non la migliore gara da quando è al Milan, anzi. Forse un probabilmente turno a la peggiore. Chukwueze. Mm? Probabilmente la peggiore. Sì, probabilmente la peggiore. Chukwueze direi che merita lo spazio che si era ritagliato in Champions League e di essere rivisto, Sì. così come merita magari Okafor, che sono già un paio di volte che subentra bene, quindi non so in quale zona di Guarda, campo, Okafor, ma merita. io volevo spendere 2 parole per Okafor E perché spendi due è parole. arrivato forse un po' più in sordina rispetto agli altri, no, davanti, Sì. cioè
poi sì, bel colpo, ha una nuova scadenza, una quindicina di milioni, però rispetto ai 20 più 8 di Chukwueze, rispetto ai 20 di Pulisic, no, rispetto anche allo stesso acquisto di Reinders con la trattativa lunga, eccetera, Okafor forse è quello che è arrivato con meno luci addosso, meno fari addosso, e invece a me sia a Roma che col Verona è piaciuto, ma soprattutto è stato importante, perché anche col Verona in un momento un po' così, su cui sorvolerei perché penso ne abbiate già parlato voi sia nel post partita che nelle pagelle, dopo in un momento un po' così ha fatto quelle 2 o 3 fiammate in avanti, che a parte che potevano chiudere la partita in situazioni migliori e con un pochino più di lucidità, e poi comunque sempre questo lavoro a portare via minuti, a portare via tempo, a dare un briciolo di scossa. È ovvio che non è titolare, perché davanti a il Balotelli che 3 gol e 2 assist in 5 partite, ma ricordiamo il Balotelli. Gli ultimi 3 Però gol del comunque Milan, eh? Gli ultimi 3 gol del Milan. Esatto. Però comunque potrebbe ritagliarsi uno spazio importantissimo, e quando Leao dovrà riposare io mi sento tra virgolette "okay" con l'Okafor visto sia a Roma che contro il Verona. Jovic un po' così così, è ovvio ancora deve entrare in forma, per me ha fatto tanta fatica, e Chukwueze se è quello visto nella seconda parte di partita contro il Newcastle ci fa comunque ben sperare. Rispetto a un Pulisic veramente, poi adesso sembra che lo stia dicendo perché dicevo quest'estate che non lo volevo eccetera, no, è proprio perché è andata così la partita, ha fatto veramente No, una no. fatica incredibile contro il Verona, No, ma non ci veramente possiamo tanto. permettere di non mettere nel ritmo della stagione Chukwueze, cioè, Eh, quindi anche a discapito magari di un po' di minutaggio per Pulisic in questo momento, dobbiamo metterlo in ritmo, cioè ci serve avere un giocatore come Chukwueze, non possiamo, diciamo, lasciare gli scampoli di stagione, mh. bisogna che sia un'arma della stagione, come Okafor, perché anche per me Okafor ha fatto bene, farà bene, è un tipo di giocatore che anche per tipologia, per invece, ecco, guarda, nel calcio che stiamo cercando di proporre, Adli lo vedo un po' meno, Mh, Okafor lo vedo un po' più, se si può dire. mh. Volevo andare avanti un secondino, Harry, perché c'è un po' di tematiche che ancora non abbiamo toccato. Maignan sta bene, ma non c'è fretta, il suo vice è super, il francese in campo solo senza rischi. Marco già decisivo con Newcastle e Verona. Questo è il buon sportello che si è dimostrato, ma insomma, in realtà non c'erano grandi dubbi. Un secondo all'altezza, è un portiere fatto e finito, insomma, avrà pregi e difetti come tutti, non sarà un campione dei pali, però è sicuramente un portiere affidabile. Questo niente da dire. E l'abbiamo Gran visto. bella parata contro il Mm. Verona. Oh, son già 2-4 i punti che Sportiello ovviamente in parte, perché non è che decide Sportiello se vinci o perdi, però 2 in Ti aiuta. Champions, Mm. 2 in campionato. La parata alla fine in Champions League che ti poteva costare il punto, anzi 3, quindi 2 più 1, e la parata col Verona. Eh, Sono entrambi interventi non facili, tra l'altro, in cui è stato bravo. Assolutamente sì. Gazzetta scrive che Maignan in teoria potrebbe già tornare a Cagliari, ma nel caso non si volesse rischiare, Sportiello c'è. Mh. Poi c'è un piccolo cameo su Bartesaghi che deve firmare il suo contratto e siamo contenti per lui. Lo rivedremo in futuro, credo. Il buon Davide Bartesaghi che non ha nemmeno 18 anni, quindi lasciamolo in pace. Chi sono invece i secondi? E l'ultima domanda che ti faccio, Henry. Milan, Napoli o Juventus? Questo è quello che chiede Gazzetta. Dietro l'Inter chi c'è? Superato il derby, difesa ritrovata, Leo può crescere ma c'è solo Giroud. Questo è il Milan. Il Napoli, risalire è possibile, Osi segnerà ancora ma serve unità e dare forza a Garcia. E la Juve, un Chiesa supera, riposo in coppa, privilegi sprecati se manca il gioco.
Un Chiesa supera, riposo in coppa. E riposo in coppa, cioè noi hanno le coppe a Ah, metà settimana. dicevo. Ehm, Chi sono i allora, secondi? Ma non a parte che chi sono i secondi, calma. Non sappiamo no, neanche chi sono i primi, no, calma, allora, calma. il Napoli ha c'ha un problema, c'è tanto nervosismo a Napoli nei confronti dell'allenatore. Ieri Osi la scena di Osimhen è stata brutta, brutta. Poi sono cose di campo che succedono, che si devono accettare, tutto quello che vuoi. Però, cioè, Garcia a me non piace, come allenatore non l'avrei mai preso e ben venga se il Napoli perde punti per via di questo nervosismo per noi. Però poverino sembra l'idiota di turno piazzato lì coi giocatori che non si fidano minimamente di quello che fa. Che magari è così, verrà mandato via, non lo so. Però c'è un po' troppo nervosismo nei suoi confronti, secondo me. Per quanto, ripeto, non l'avrei preso, non mi piace e ok. La Juve, io sono convinto che i giocatori li abbia. Non è il problema della Juve è un altro, e anche lì in panchina. Lo E so. Le sedute dello stadio, ma sono un po'. perché se guardi la rosa della Juventus, scarsa non è, magari non è a livello dell'Inter e del Milan, ma scarsa non è. E il Milan è lì. Il problema del Milan è che con quelli con cui dovrebbe giocare ne prende 5. Lo so, però fortunatamente in teoria ma sono ancora solo 3 punti da adesso a Certo, fine stagione. Bisogna certo. fare tutti gli altri, quanti ne mancheranno? Una settantina? Bisogna farli comunque ritrovando anche un pochino di inerzia, ritrovando un po' di gioco, ritrovando un po' di verve, ritrovando un pochino di entusiasmo, che col Verona è mancato. Non hai fatto una bella partita, l'hai vinta bene, ottimo. Il miglior Milan o il buon Milan è distante da quello che abbiamo visto contro il Verona, quindi qualcosa in più bisogna farla, tutti. Henry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritorniamo tra poco per Chiama Milan delle 11, alle 13 Lancia, alle 16 il talk, alle 19 c'è Filo Rossonero, mentre alle 19:15 torna Emanuele Bottoni con la stanza di Bottoni. Oggi Henry, meno grazie. slide, mi auguro. Non Oggi abbiamo più meno uscito slide, oggi. ma non te lo assicuro, non te lo assicuro. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.